Buongiorno, buon 15 giugno 2023 da parte di Francesco Capo, ben ritrovati ad una nuova edizione di Corto TG. Il Parlamento italiano ha convertito in legge il decreto contenente norme sulla siccità che dà il via libera alla sperimentazione in Italia di nuovi OGM. L'approvazione è avvenuta con voto di fiducia. La tecnica di modificazione del genoma che in base al decreto voluto dal governo Meloni sarà possibile applicare si chiama TEA, acronimo di tecniche di evoluzione assistita. 2 sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno equiparato le TEA a OGM. Nel 2006 la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima la sperimentazione in campo degli OGM. Un gruppo di agronomi, biologi e giuristi, tra cui Mario Apicella, Michela Del Vecchio e Matteo Carbone, hanno scritto una diffida rivolta alle istituzioni italiane e euro-unitarie con cui chiedono di adempiere alle sentenze della Corte di Giustizia e di impedire la sperimentazione in campo dei nuovi OGM. European Consumers ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo di non firmare la legge. Secondo l'Associazione dei Consumatori, la coltivazione dei nuovi OGM in Italia nel concreto renderà del tutto impossibile produrre vegetali convenzionali e biologici a causa dell'inquinamento generalizzato del territorio che ne deriverà. L'agroecologo Giuseppe Altieri ha proposto di indire immediatamente un referendum per l'abrogazione della legge. Bill Gates è atteso venerdì 16 giugno dai vertici della Repubblica Popolare Cinese. Il fondatore di Microsoft e capo della fondazione Bill e Melinda Gates incontrerà il presidente cinese Xi Jinping in un incontro riservato. La comunicazione è arrivata dallo stesso Bill Gates che ha scritto il 14 giugno sul suo profilo Twitter: "Sono appena atterrato a Pechino per la prima volta dal 2019, dove sono entusiasta di incontrare i partner che lavorano sulle sfide della salute e dello sviluppo globale con la Gates Foundation da oltre 15 anni. L'ultimo incontro tra il presidente cinese Xi e Gates risale al 2015, quando i due si videro a margine del forum di Boao nella provincia di Hainan. All'inizio del 2020 il presidente cinese ha scritto una lettera a Gates ringraziando la Bill e Melinda Gates Foundation per aver promesso assistenza alla Cina, compresi $5 milioni per la lotta contro il Covid. Sia la Gates Foundation che l'Ufficio Informazione del Consiglio di Stato cinese, che gestisce le domande dei media nei confronti del governo cinese, non hanno risposto alle richieste di commento della Reuters relativamente all'incontro tra Gates e il presidente cinese. Aveva firmato una esenzione per il vaccino Covid, ma per la procura il certificato era falso. Finito a processo, il Tribunale di Pesaro ha assolto con formula piena il dottor Massimo Del Bene. Il caso nasce quando uno dei pazienti del dottore, un dipendente di una ditta di utensili, chiede di poter essere esentato a causa di una grave forma di dermatite atopica di cui soffre. Il dottore condivide il quadro clinico e rilascia il certificato d'esenzione. Questo documento però non convince il datore di lavoro del paziente, che provvede a denunciare il medico in procura. Secondo l'accusa, la dermatite atopica, una patologia autoimmune, non rientrava tra quelle previste nella circolare ministeriale per ottenere l'esenzione vaccinale. Il medico, nel rilasciare il certificato d'esenzione, avrebbe commesso un falso. Condannato con decreto penale al pagamento di €200, il dottor Del Bene decise di opporsi, aprendo così il processo. Il medico ha spiegato in aula che le circolari ministeriali non erano vincolanti e che in scienza e coscienza decise di rilasciare il certificato di esenzione facendo un bilanciamento rispetto alle controindicazioni, un'analisi che compie sempre anche quando prescrive altri farmaci come il cortisone. L'avvocato Isabella Giampaoli, legale del medico, ha depositato uno studio sulle controindicazioni per la dermatite atopica. Il dottor Del Bene ha dichiarato di aver agito sulla base del principio di precauzione. Un farmaco non testato può essere pericoloso su un soggetto con determinate patologie come quella che aveva il suo paziente. Dinanzi al giudice il medico ha riconosciuto di aver rilasciato una ventina di esenzioni, tutte sulla base di una analisi dei quadri clinici. La circolare ministeriale non ha un valore giuridico di fonte, non è vincolante, ha ricordato l'avvocato Giampaoli. Parlava di vaccini anti-Covid. Il vaccino anti-Covid non esiste in quanto, come dice AIFA, tutti i farmaci erogati sono sierigenici, sperimentali. Sono attese le motivazioni della sentenza da parte del Tribunale di Pesaro, che ha assolto con formula piena il dottor Del Bene. Con questa notizia si conclude il corto TG del 15 giugno, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo però,
calorosamente di iscrivervi al nostro canale con la vera informazione indipendente, di sostenere la vera informazione indipendente attraverso i riferimenti IBAN e PayPal che potete leggere nel cartello che la regia ha mandato in sovraimpressione. Mi raccomando, mettete stop e aiutate e sostenete la vera informazione indipendente con un libero contributo. Grazie, alla prossima.